Oggi ti mostro una delle configurazioni mini PC più potenti con GPU integrata che puoi trovare sul mercato. Si tratta di un vero mostro che riesce anche a girare diversi giochi senza minima difficoltà e ottenere ottimi punteggi nei benchmark. Andiamolo a vedere subito con questa recensione. Ragazzi, oggi provo un mini PC che ha delle prestazioni davvero da urlo, tant'è che l'ho testato con alcuni giochi e ho riscontrato davvero delle ottime performance. Questo che vedete è il nuovo Ace Magic con Ryzen 9 e processore 8945 HS, un processore che arriva fino a 5.2 GHz, ha ben 54 watt di TDP in questa versione ed è accompagnato anche da altre caratteristiche hardware interessanti. Infatti questo prodotto viene acquistato con 32 GB di memoria RAM SDDR5, perché sono comunque memorie da laptop, o in formato 64 GB, anche se le memorie sono direttamente sostituibili da qui e abbiamo il limite di 96 GB. Tra l'altro abbiamo la Radeon 780M, una GPU basata su architettura su RDNA 3 ed è una GPU che è davvero interessante, forse una delle più potenti in termini di performance, che lavora molto anche con la RAM e il processore e che permette di avere buone prestazioni nonostante questo non abbia una scheda video. Perché ricordatevelo, non stiamo parlando di un PC nato per giocare, ma un PC compatto per una workstation, per lavorarci e per tanto altro. Perché vi farò vedere che lui, grazie agli 8 core e 16 thread, è in grado anche di gestire rendering video, elaborazioni ed è ottimo per chi vuole lavorare e avere un PC compatto. Ovviamente vediamolo prima da vicino. Abbiamo tasto di accensione, rotellina per andare a selezionare ovviamente la potenza tra silent e performance. Vi assicuro che cambia il TDP, quindi veramente cambiano le prestazioni. Sulla parte frontale possiamo vedere Type-C, 2 USB 3.2 seconda generazione, jack. Qui troviamo ovviamente il logo Ryzen 9 e parte traforata che viene illuminata anche RGB. Posteriore altre 4 porte USB, totale 6, quindi tantissime porte, di cui 2 addirittura sono 4.0 con un trasferimento così veloce, 40 gigabit, che potete anche installare volendo una ad hoc per una GPU esterna. LAN 2,5 e Wi-Fi 6, DisplayPort 2.0, HDMI 2.0 e l'alimentatore. Qui abbiamo un'altra feritoia e un pannello rapido di accesso per andare a aggiungere RAM fino addirittura a 96 il supporto e fino a 4 tera il supporto per l'SSD NVMe. Ne è installato uno con un dissipatore. Dopo andremo a vedere anche le performance. Tra l'altro c'è anche visibile il modulo wifi e abbiamo uno slot per aggiungere un secondo SSD NVMe. Andiamolo quindi a vedere insieme. Licenza ufficiale di Windows 11 Pro, già in italiano. Ho installato gli aggiornamenti, vi faccio vedere. Già ho fatto alcune prove. Ho eseguito un benchmark con Cinebench R23, che è uno strumento che mi aiuta ad avere un confronto tra i vari mini PC e soprattutto capire dove si va a posizionare. 16.000 punti in multicore, ha buone prestazioni ovviamente per essere un PC tra virgolette mobile. Ho fatto anche il test in single core e il punteggio è di circa 1500 punti. Ho eseguito un benchmark con Cinebench R23, che è uno strumento che mi aiuta ad avere un confronto tra i vari mini PC e soprattutto capire dove si va a posizionare. 16.000 punti in multicore,
ha buone prestazioni ovviamente per essere un PC tra virgolette mobile. Ho fatto anche il test in single core e il punteggio è di circa 1500 punti. Allora, abbiamo provato Fortnite, vediamo un attimo le impostazioni grafiche, se riesci a... Esc, impostazioni sotto. Ok, stiamo girando a 2560 x 1440, impostazioni medie. Ovviamente abbiamo settato il mini PC su performance perché abbiamo visto che effettivamente quando andiamo a ruotare funziona, cambia proprio il TDP. Prestazioni su Fortnite mi hanno sconvolto perché non ci siamo tra virgolette accontentati come su altri mini PC, ma il gioco gira a 1440p con 70 fps di media e quindi è giocabilissimo, cioè non bisogna scendere a compromessi e questa cosa mi ha fatto un po' ricredere. Non credevo che la 780M potesse gestire anche altri giochi come ad esempio Shadow of Tomb Raider, dove girava a 33 fps 1440, passando a 1920x1080 su questo monitor ho raggiunto una media di circa 40-45 fps con un'ottima giocabilità. Su Rainbow Six Siege invece ha superato anche qui le mie aspettative, siamo sulla media di 150-200 fps. Ma il mini PC non ha alcun problema anche con la riproduzione in 4K, con l'editing e tanti applicativi. Questo processore è davvero forte e pensavo fosse un compromesso, in realtà non lo è per niente, molto rapido e molto veloce. Sono rimasto sbalordito anche dal multitasking, probabilmente i 16 MB di cache L3 fanno la differenza. Non ho mai notato i impuntamenti, tra l'altro addirittura non ho modificato le prestazioni grafiche di Windows per ottimizzare come faccio sempre, ma lui risponde molto bene. Tra l'altro, anche se l'SSD è tra virgolette anonimo, andando a fare un benchmark con ASSD Benchmark ho riscontrato dei buoni risultati. Infatti la velocità in scrittura e lettura è stata di circa 5,5 GB in lettura e 5,5 in scrittura, con una velocità 4K di 140-150, non il più veloce, ma comunque un SSD veloce che permettesse di far lavorare questo sistema operativo molto bene. Cioè, come se avessimo un portatile comunque senza GPU esterno, ovviamente, di fascia alta che non ha comunque compromessi. Davvero un processore fantastico. Le temperature sono su una media tra i 50 e i 60 gradi. Molto spesso invece quando lo andiamo a stressare le temperature aumentano soprattutto dopo aver fatto qualche test, soprattutto sui giochi dove ho i benchmark, dove ovviamente viene utilizzata la CPU, viene utilizzata l'NPU, quindi anche la GPU integrata, quindi abbiamo quello che è il massimo sforzo dalla parte del mini PC. In questo caso il mini PC ha raggiunto temperature più elevate che però sono nella media, se avete dei laptop da gaming, 80, 70, 88 con qualche picco di 90, ma subito è sceso. Ma nonostante ciò il mini PC risulta anche abbastanza silenzioso, non ho mai sentito la ventola a palla, sia quella esterna che quella interna dell'heatsink che va a raffreddare il tutto. Come avete visto, questo mini PC è davvero interessante. Se lo trovo vi inserisco un codice sconto all'interno della descrizione con il link. Vi ricordo che questa non è assolutamente una recensione sponsored o pagata, mi è stato inviato il PC per test. Tra l'altro ho fatto anche dei test per quanto riguarda virus o altro, perché è una vicenda vecchia che è stata ampiamente superata, però se non vi dovesse fidare potete salvare la product key originale, eseguire una formattazione da zero e avere un PC con una sicurezza più per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per seguire altri video tech a tema mini PC, ma non solo.